Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv. All'interno di questa filiera dell'erba medica troviamo delle aziende ben strutturate, ben organizzate nel campo e nello stabilimento. Ecco, vedete quanta organizzazione, quanta tecnologia abbiamo nel campo. Anche questa mattina nel percorso che AIFE ci ha in qualche modo consigliato abbiamo visto un'altra azienda di grande valore. Sì, questa è un'azienda in un territorio nell'entroterra che coltiva, trasforma e commercializza erba medica. È un'azienda ben strutturata, un'azienda che ha investito anche negli ultimi anni in quelle che sono le tecnologie per ridurre il più possibile quelli che sono i consumi energetici nella trasformazione, per migliorare appunto la trasformazione del prodotto, ma allo stesso tempo, come si può vedere, ci sono anche tantissimi pannelli fotovoltaici, il che vuol dire che parliamo anche di energia rinnovabile a frutto appunto della trasformazione. Questa è un'azienda che ha sicuramente trovato negli ultimi anni una buona collocazione anche di mercato per la qualità che abbiamo visto dei prodotti che vengono lavorati in questo momento, trasformati e raccolti. Vediamo qui alle mie spalle quello che avviene nella fase 2 di quella che è la raccolta, quindi il valore aggiunto che può dare la trasformazione di questo foraggio che solitamente non è sempre a conoscenza di tutti. Qui non c'è soltanto un prodotto che è arrivato preessiccato, raccolto dal campo, già con una semilavorazione attraverso una trinciatura, ma vediamo anche l'inizio di un processo di lavorazione che è anche di sanificazione del prodotto. Qui c'è una tecnologia molto importante per quanto riguarda il controllo anche della tracciabilità del prodotto, parliamo anche di geolocalizzazione e non per ultimo un prodotto che entra all'interno e viene disidratato e asciugato per mantenere quelle che sono tutte le proprietà nutritive dell'alimento erba medica, fino ad arrivare al confezionamento in balloni che poi viene messo nel magazzino che percorre gli oceani, i mari per poter arrivare anche nei paesi asiatici e del Medio Oriente. Noi ci affascina questa professionalità e soprattutto ci affascina il fatto che un prodotto, chiamiamolo povero, si fa per dire perché è ricco poi nella sostanza, arrivi a mercati lontani con una grande organizzazione, con una sua rintracciabilità. Ecco, noi italiani molto spesso a noi piace stare soli, essere solisti, però in questo caso dobbiamo anche cercare di coalizzare i nostri partner europei, perché con loro si possono anche portare avanti strategie interessanti, commerciali e non solo. Certo. L'aspetto della produzione è sicuramente importante, ma l'aspetto anche del rispetto delle normative e portare avanti quelle che sono tutte le tematiche. In questo caso non siamo mai soli in un mercato, ma dobbiamo comunque portare avanti in unione quelli che sono tutti i dossier che sono tutti i giorni, tutti i mesi, sempre comunque in itinere. Parliamo ad esempio appunto dell'Europa. L'Europa, la nostra attività viene sviluppata sia dalla Francia, dalla Spagna, dalla Germania, dall'Olanda, dalla Romania, sono tutti paesi che sono associati all'Associazione Europea CIDE, ma allo stesso tempo fanno parte anche del Copa-Cogeca. Copa-Cogeca organizzazione che è sicuramente fondamentale per poter proporre alla DG Agri quelli che sono tutti gli elementi e tutti gli aspetti che favoriscono e devono essere noti ma anche regolamentati per il futuro, ad esempio per il rispetto di quello che può essere il sequestro di carbonio e l'impatto ambientale.
Ecco, allora quando parliamo di erba medica noi non possiamo pensare nei tavoli di parlare di un piano proteine che in questo momento qui è sicuramente al primo posto e proprio in questo periodo è il periodo dove si stanno sviluppando quelle che sono le varie delibere, le varie decisioni nei tavoli principali appunto europei, proprio attraverso dei dossier dove il Copa-Cogeca e noi come associazione abbiamo comunque portato sul tavolo quelle che sono tutte le nostre osservazioni e siamo anche ascoltati per questo fortunatamente, perché non si può non pensare che un prodotto come l'erba medica, che è entrata anche in un ragionamento globale, oramai mondiale, in quello che è l'aspetto dell'ambiente, ha delle proprietà che sono notevoli, non per ultimo l'aspetto della fissazione dell'azoto, quindi quando parliamo di basso impatto ambientale non possiamo non dimenticare che è un processo produttivo povero, un processo produttivo che non ha un grande impatto sull'ambiente, un prodotto che non impatta in termini di ambiente, è migliorativo per i terreni e tutte queste tematiche sono attraverso i dossier che Copa-Cogeca porta avanti alle varie commissioni costantemente attraverso un gruppo di lavoro dove 7 paesi ne fanno parte. Non per ultimo, di fronte a quelli che sono degli aspetti sicuramente di tipo commerciale, lavoriamo insieme, sempre uniti, per fare dei progetti di comunicazione nel mondo per portare in giro lo standard italiano/europeo. Questo noi lo facciamo continuamente attraverso quelli che sono degli incontri e dei confronti. Uno staff interessante, partiamo dal campo, guardate un po' che organizzazione, guardate in pochissimo tempo questi ragazzi operatori, quando noi diciamo che servono professionalità a bordo dei trattori, oggi lo vediamo dei ragazzi già in grado di gestire macchine complicate per esempio. Complimenti per questa organizzazione. Grazie, è una cosa non facile, però stiamo tentando giorno dopo giorno di migliorarci in continuazione. Abbiamo visto ragazzi che hanno voglia di lavorare e oggi lo riteniamo proprio un valore aggiunto. Non è facile trovare, formare. È difficile, è una parte difficile ma che riusciamo a gestire e ci sta dando anche molta soddisfazione. Ecco, vediamo, noi siamo dove siamo, localizziamoci. Siamo in comune di Terre del Reno, Provincia? Nella località di Mirabello, provincia di Ferrara. Bene, vedete questi campi, l'erba media qui si è sviluppata particolarmente, un po' come quando vediamo le cantine, vediamo dei bei vigneti. Sì, era una cultura che qualche anno fa, ovvero 20 anni fa, sembrava destinata alla fine, poi l'abbiamo ringiovanita con i nostri 3-4 mila ettari abbiamo dato un impulso importante a questa cultura nella zona qua dove siamo. Pensate, 3-4 mila ettari gestiti con una tecnologia avanzata, mi sembra, trattori, falciatrici, ranghinatori e per finire uno stabilimento che trasforma. Sì, tutte quelle che sono le ultime tecnologie sono dotate, tanto per citarne una delle più importanti, i GPS che localizzano le macchine, da qua si può fare la tracciabilità del prodotto. Dall'ufficio, controlliamo le macchine. Tutto si può fare dall'ufficio. Sappiamo dove sono. Fino all'ultima balla che esce dall'essiccatoio che vediamo è controllato appunto da questi nuovi sistemi. Ecco, 4.000 ettari tutti in questo territorio con lo stabilimento di trasformazione. Possiamo conoscere, diciamo, visto che questa è un'impresa familiare, una grande impresa ma familiare, questo è un grande valore aggiunto, no? Sì, questa è un'azienda familiare, siamo alla 4ª generazione, un'azienda che era partita dalle orticole negli anni 60, si è trasformata fino ad arrivare ad oggi a quello che stiamo vedendo, quello che stiamo facendo. Ecco. Allora, entriamo nello stabilimento. Questo è un impianto nuovo di ultima generazione. Sì, questo è un impianto costruito nuovo nel 2019,
dopo 15 anni di un impianto che era, diciamo, un quarto circa di questo, avevamo prima un 8.500 litri di capacità evaporativa di acqua, questo è un impianto da 25.000, capace di produrre anche più di 200 quintali ora in condizioni favorevoli. Bene, vediamo l'erba che sale su questa scala mobile. Sì, l'erba parte dal nastro che abbiamo visto qua a fianco, poi entra nell'impianto e in un paio di minuti è fuori dall'impianto, essiccato perfettamente, pronto per essere imballato. Questo è il cuore dell'azienda? Sì, diciamo che il cuore è qua alle mie spalle. Poi c'è anche una selezione, ho visto, Sì, ulteriore, perché la macchina già raccoglie in campo un prodotto selezionato voglio dire, non raccoglie impurità grossolane. Sì, abbiamo visto che da questo essiccatoio non scappa niente, da quello che sono il ferro, il legno, cemento, tutto quello che si trova nei campi, qua l'essiccatoio lo mette da una parte e lascia passare solo l'erba. Dopo essere essiccato, Dopo l'essiccazione va alle presse e a quel punto si può dichiarare finito il processo di essiccazione e trasformazione del prodotto. noi siamo abituati a vedere questi balloni confezionati nel campo, questi sono ulteriormente più grandi, più pesanti. Beh, questo diciamo è un bel ballone, diciamo. Sì, per rendere sostenibile il trasporto, sappiamo tutti che il trasporto costa il trasporto, più riusciamo a caricare. Abbiamo detto che lo mandiamo in vari paesi del mondo e oggi sono stati richiesti nuovi standard, non va più bene la legatura a fil di ferro, oggi lo leghiamo tutto a film plastico, cartelliniamo tutto il prodotto, Vediamolo. in modo che non ci siano sorprese. Questa è la nostra garanzia, la nostra faccia che mettiamo sul prodotto che mandiamo in giro per il mondo e anche in Italia. Come abbiamo detto. Ben compresso, si vede? Ben compresso, e più ne carichiamo, meno consumiamo, meno danno facciamo all'ambiente. Ogni ballone avrà lo stesso peso, immagino. Grosso modo sì, siamo attorno agli 8 quintali a ballone. Bene, complimenti anche per questa innovazione, anche perché c'è differenza tra un filo di ferro e un filo, diciamo, di questo tipo, no? Anche un cavo di questo tipo, perché poi questo deve resistere. Sì, questo dà tantissimi vantaggi, a cominciare proprio dall'animale. L'animale che poteva ingerire il ferro qua non può avvenire, poi è molto più pratico e non ha i problemi di marcescenza che può avere un filo di ferro che dopo un anno che rimane magari nell'umidità, specie a casa delle aziende agricole non ben strutturate, il ferro marcisce, il ballone si rompe, poi dopo va a creare muffe, c'è tutta una problematica che è stata risolta. Abbiamo investito tanto, però oggi siamo premiati dal mercato. Una bella impresa familiare è che in qualche modo ognuno ha un suo compito preciso. Sì, deve essere per forza così nelle aziende, ognuno deve avere il proprio ruolo, anche perché stiamo parlando di una realtà grande dove non si può fare di tutto. E qua abbiamo quelli che gestiscono il campo con le semine, le lavorazioni dei terreni fino ad arrivare alla raccolta, e qua alla mia destra Mattia, che è quello che si occupa del prodotto che arriva in stabilimento, che deve essere disidratato e poi spedito. Torniamo al campo, lei questa mattina ci ha portato in campo e devo dire che sono tutti ben organizzati. Devono essere organizzati, altrimenti non si conclude niente a fine giornata. L'erba medica ha bisogno di irrigazione? No. No, nella nostra zona non irrighiamo. Quindi l'erba medica, diciamo, non utilizza l'acqua? No, utilizza l'acqua che viene dal cielo. No, però noi vediamo dei prati, dei campi ben sgrondati, ben livellati. Quello è frutto di una preparazione accurata durante l'autunno e viene preparata per la primavera, per fare una buona semina e consentire alle macchine che lavorano di poter operare
veloci e senza rotture dovute al terreno non ben preparato. Quindi partiamo con un terreno ben lavorato e ben livellato. Certo, Le preparato in autunno per la primavera che seguirà la semina. Ecco, cosa succede in campagna? Quando si inizia a seminare e quando la raccolta? Beh, la semina solitamente viene effettuata in fine marzo, inizio aprile, quando il terreno è nelle giuste condizioni. Poi in aprile si comincia a sfalciare, fine marzo, inizio aprile, con i tagli degli anni prima, cioè non con gli impianti nuovi, e si prosegue con i tagli fino alla fine di ottobre. Tutto questo prodotto viene rintracciato? Certo. Noi sappiamo dove sono le macchine a lavorare, minuto per minuto, il prodotto da dove arriva, da quale campo arriva allo stabilimento, ed è tutto tracciato. Bene, dal campo passiamo allo stabilimento. Lo stabilimento è sempre molto vicino ai campi di raccolta. Non sempre, abbastanza, dunque ed è per questo che siamo sempre qui a tenere sotto controllo gli uomini e i nostri collaboratori, e una volta che arriva il prodotto dobbiamo controllare l'umidità e controllare le temperature di lavorazione, e poi dopo viene stoccato. Si controllano i magazzini una volta stoccati, con le dovute analisi del prodotto. Diciamo che il prodotto arriva in stabilimento, mi sembra di vedere che viene lavorato il giorno stesso. Certo, assolutamente, subito, appena arriva il prodotto partiamo a lavorarlo, ad essiccarlo. E quindi questo permette di avere anche una migliore qualità? Assolutamente sì. Il prodotto non deve soffermarsi sul piazzale molto tempo. Può raccontarci cosa avviene in questo stabilimento? Noi abbiamo visto il prodotto fresco scaricato, poi va in questi nastri. Va in questi nastri, il prodotto mentre viene essiccato, ed è questo il clou del lavoro, viene raffreddato e poi dopo viene pressato in balloni quadrati, e da lì è pronto per il carico. Quindi il carico ogni giorno parte, molto spesso mi dicono attraverso i nostri porti arriviamo ai mercati lontani. Esattamente così. Possiamo sapere quali sono i mercati? I mercati sono dei mercati esteri, che possono essere Abu Dhabi, Dubai, comunque paesi dell'est, vari mercati. Ecco. E questo arriva sempre con una sostanza, mantiene la sua qualità? Certamente sì. Ecco, un altro aspetto che a me ha particolarmente colpito, vedere un'azienda come la vostra, a parte ben ordinata, la logistica ben gestita, i camion, avete visto, gli autocarri arrivano di fianco alla macchina che raccoglie, arrivano in azienda, il prodotto viene pesato, viene scaricato, grande organizzazione, non vediamo file da nessuna parte, ma un altro aspetto molto interessante è la sostenibilità, non solo del campo, avete sentito, questo è un prodotto che resiste anche alla siccità, l'erba medica mi sembra che sia uno di quei prodotti che anche se i responsabili di campo, resiste alla siccità l'erba medica. La siccità esiste, l'abbiamo già passata, quest'anno un po' meno, ma l'abbiamo avuta gli anni scorsi. Cioè, resiste come prodotto l'erba medica? Resiste, ma fino a un certo punto. Gli ultimi tagli si raccoglie poco se non piove. Allora aspettiamo l'acqua, quindi comunque non viene. Ecco, quello che mi piace è la sostenibilità, guardando dall'alto. Abbiamo visto che avete i pannelli solari. Ecco, i pannelli solari vengono utilizzati anche per l'energia di stabilimento? Esattamente, sì. Quindi le macchine funzionano con l'energia solare, possiamo dire? Sì. Oggi forse rappresentano il 20-30%, ma credo che in futuro questo sarà sviluppato. Sì, una decina di anni fa sembrava un azzardo fare questo impianto che abbiamo tuttora esistente.
fu una cosa fatta bene, purtroppo non sufficiente, e oggi abbiamo in progetto di fare un ulteriore impianto che ci consentirà di arrivare ad una percentuale sicuramente più alta. Pensiamo di arrivare a autoprodurci circa il 60% delle energie di cui necessitiamo. Ah, questo è un bel progetto. Bene, bene, bene. Noi naturalmente vi terremo sott'occhio. Torniamo in campo. Questa professionalità, a me piace queste grandi macchine. Noi proviamo a entrare dentro, no? Abbiamo fatto delle immagini, vengo dal di qua. Proviamo a entrare dentro, vediamo una tecnologia avanzatissima a bordo. Gli ultimi trattori che abbiamo acquistato ci permettono di vedere dove è la macchina, quanto lavoro sta facendo in ettari ora, ha la guida satellitare che risparmiano ogni manovra, lo scarto è pochissimo, lo scarto di lavorazione, quindi la macchina lavora sempre a larghezza piena, diciamo. Ecco, relazione tra trattore e attrezzo che vediamo dietro, vediamo diversi attrezzi. Ecco, partiamo dallo sfalcio, poi c'è la ranghinatura, corretto? L'andanatura, sì, che la effettuiamo con degli andanatori rock a tappeto per cercare di non perdere foglia e trattarla nel miglior modo possibile. Diciamo, la macchina deve raccogliere in maniera delicata. Delicata per mantenere il prodotto com'è. Bene, bene, bene. Allora, noi salutiamo i nostri amici. Oggi ci siamo di nuovo occupati di erba medica perché sappiate che per mangiare quei prodotti parmigiano reggiano, quei salumi straordinari, hanno bisogno di una sana alimentazione gli animali. E relazione con la parte zootecnica l'avete del territorio, oltre ai paesi arabi? Sì, non vendiamo solo ai paesi arabi come si è detto prima, ma manteniamo una parte delle nostre vendite alle aziende zootecniche, soprattutto del nord Italia. Avete una relazione con la mangimistica, con l'industria mangimistica? Qualcosa, ma non è il nostro punto di forza. Possiamo andare d'accordo tra erba medica e mais? Possiamo alternare erba medica? Noi vediamo molto meglio l'erba medica rispetto al mais, che è un divoratore di energia, mentre noi ci riteniamo molto più sostenibili. Quindi il focus. Però si può sempre andare d'accordo, ecco. Tutti i programmi di Agrilinea puoi vederli su www.agrilinea.tv.